Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questa maglia top down molto primaverile sia per il colore che per la lavorazione, con queste maniche a punto rete che ho deciso di tenere lunghe, ma sicuramente saranno di grande effetto anche a 3/4 o al gomito. Per quel che riguarda la costruzione del top down, dobbiamo calcolare una catenella d'inizio della lunghezza pari alla scollatura che vogliamo ottenere, o se la vogliamo tenere più accollata, abbastanza grande da far passare la testa. Andremo avanti così a lavorare facendo gli aumenti nei 4 angoli fino a che non riusciamo a raggiungere la semicirconferenza del punto più forte che abbiamo, cioè o del seno o dei fianchi, e la semicirconferenza dello scalfo manica. Per quel che riguarda il corpo della maglia, essendo una maglia costruita su una taglia curvi, è meglio tenere qualche centimetro in più di circonferenza in modo che scenda in maniera più morbida, vesta in maniera più gradevole la figura con qualche centimetro in più. E una volta ottenute le misure che ci servono, possiamo chiudere il raglan e andare avanti fino alla lunghezza che abbiamo deciso. La maglia che ho realizzato ha una semicirconferenza di circa 60 cm, lo scalfo manica è di 21 cm e la lunghezza totale è di circa 68 cm, che corrisponde ad una taglia XXL o più. Ma se seguite queste semplici regole potete realizzarla in qualsiasi taglia vorrete. L'importante è prendere per bene prima le misure e sapere cosa vogliamo realizzare. Per eseguire questa maglia ho usato poco meno di 500 g di filato ed un uncinetto del 5,5. Ora andiamo al tutorial. Ho usato questo filato multicolor che è una sorta di fettuccia o codina di topo con del filo ritorto intorno con più colori, che parte dal giallo al blu al rosso, e l'ho comprato l'anno scorso, quindi è un po' che ce l'ho, da Borgonovo Filati. Andremo a montare 104 catenelle per un totale di 62 cm che andremo a dividere in questo modo. 4 punti saranno gli aumenti, quindi il segmento corto sarà di 19 catenelle, il segmento lungo sarà di 31 catenelle, esclusi gli aumenti. Io ho già fatto la mia catenella, ho marcato i punti degli aumenti, cioè dalla chiusura all'aumento ho contato 19 punti, al 20° ho marcato, dal marcapunti ho contato 31 catenelle, alla 32° ho marcato e così ho fatto per gli altri 2 segmenti. Iniziamo a lavorare il primo punto che sarà l'aumento, quindi salgo con 3 catenelle, aggiungo 3 catenelle di separazione e vado a fare un punto alto nello stesso punto. Le prime 3 catenelle sostituiranno il primo punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, salto una catenella di base e vado a lavorare in quella successiva. E questo sarà il segmento delle maniche. Il segmento delle maniche lo lavoreremo tutto con un punto alto e una catenella, fino a che arriviamo al punto dell'aumento. Quindi faccio una catenella, salto una catenella di base, entro in quella successiva ed eseguo un punto alto e di nuovo faccio una catenella, salto una di base, entro in quella successiva, faccio un altro punto alto e così fino alla fine dei nostri 19 punti.
il 19° sarà una catenella e il 20° sarà l'aumento. Ecco che ho fatto l'ultimo punto alto. Adesso qui mi resta soltanto una catenella prima del marker, quindi eseguo una catenella, salto la catenella di base, tolgo il marker che adesso non serve più, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva e lavoro un punto alto. Dopodiché vado avanti a lavorare a punti alti, uno per ogni catenella che ho a disposizione, fino al penultimo punto prima del marker, perché l'ultimo punto sarà una catenella e dopo entreremo nella catenella marcata per fare l'aumento. Ecco che sono arrivata alla penultima catenella, quindi ho lavorato un punto alto. Qui prima del marker mi resta una catenella, non lavoro il punto alto ma faccio una catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho marcato e faccio l'aumento. Un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Ops. Ora mi trovo a fare di nuovo il segmento della manica. Lavorerò con una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, saltando sempre una catenella di base. Quindi faccio una catenella, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio un punto alto, una catenella, salto un'altra catenella di base, entro in quella successiva e faccio un altro punto alto, di nuovo una catenella, ne salto una di base, entro in quella successiva e faccio un punto alto e vado avanti così fino alla fine del segmento della manica, e dopodiché ci ritroveremo a lavorare l'aumento per poi passare a fare il segmento del davanti o del dietro. Quindi faccio un altro punto alto, una catenella, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio un punto alto ed ecco che ho finito il segmento e finisco il segmento con una catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho marcato, quindi saltiamo la catenella di base e faccio l'aumento. L'aumento che è un punto alto, 3 catenelle, un altro punto alto. Fatto l'aumento, eseguo una catenella, ne salto una di base, entro in quella successiva e vado a lavorare punto su punto fino alla penultima catenella che ho a disposizione del giro. Ecco che ho lavorato anche la penultima catenella che ho a disposizione, quindi adesso eseguo una catenella, salto quella che ho di base e vado a chiudere il giro sulla terza catenella delle 3 catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto. Chiudo con un punto bassissimo. Ora cammino con i punti bassissimi fino alla seconda catenella che ho a disposizione dell'archetto dell'aumento del giro sottostante, cioè quella centrale. Arrivata alla catenella centrale, salgo con altre 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, eseguo di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella di base ed eseguo un punto alto, faccio una catenella e vado a entrare ed entro nel punto alto dell'aumento con un punto alto e vado a lavorare una catenella, un punto alto fino all'aumento successivo. Quindi un punto alto sul punto alto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto del giro sottostante, faccio un'altra catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto del giro sottostante e così fino al nostro aumento. Ho lavorato l'ultimo punto alto che avevo a disposizione del giro sottostante, quello del segmento prima dell'aumento,
Eseguo una catenella di base ed entro nel punto alto dell'aumento facendo un altro punto alto, un'altra catenella di separazione ed entro nella catenella centrale delle 3 catenelle dell'aumento e faccio un altro aumento, punto alto, 3 catenelle, entro nella stessa ed eseguo un altro punto alto. Qui invece faremo una catenella e andiamo a lavorare il punto alto dell'aumento. Ora vado avanti a lavorare a punti alti, quindi entro nell'archetto che ho del giro sottostante e lavoro un punto alto e dopodiché vado a lavorare punto su punto, un punto alto su il punto alto del giro sottostante. Ho lavorato l'ultimo punto alto che avevo a disposizione del giro sottostante, adesso ho l'archetto, entro nell'archetto, eseguo un punto alto, entro nel punto alto dell'aumento, eseguo un altro punto alto, faccio una catenella di separazione e vado a lavorare l'aumento nella catenella centrale, cioè la seconda dell'aumento del giro sottostante, quindi faccio un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto, eseguo una catenella di separazione e vado a fare un punto alto nel punto alto dell'aumento del giro sottostante e qui lavoro i punti come li trovo, praticamente una catenella di separazione e un punto alto nel punto alto del giro sottostante fino a che arriviamo all'aumento. E sono arrivata praticamente all'aumento, quindi ho lavorato l'ultimo punto alto che avevo a disposizione del giro sottostante, questi sono i punti dell'aumento, ho già eseguito una catenella di separazione, entro nel primo punto alto dell'aumento facendo un altro punto alto, catenella di separazione, entro nella catenella centrale, cioè la seconda dell'aumento del giro sottostante e faccio di nuovo l'aumento, 2 punti alti separati da 3 catenelle, eseguo una catenella di separazione, vado nell'altro punto alto dell'aumento del giro sottostante, eseguo un punto alto, mi ritrovo l'archetto fatto dalla catenella di separazione dei 2 punti e ci lavoro un punto alto e così vado a lavorare punto su punto finché arriva il prossimo aumento. Ecco che ho eseguito l'ultimo punto su punto del giro sottostante, ora mi ritrovo all'archetto dove farò un punto alto e qui ho il punto iniziale che è poi il primo aumento, entro e ci faccio un punto alto, eseguo una catenella e vado a chiudere il giro sul primo punto che ho a disposizione, cioè la terza delle catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Ed ecco il lavoro che abbiamo ottenuto. Praticamente avremo le maniche lavorate a punto rete, mentre i davanti e dietro saranno lavorati a punto pieno, però con questo effetto scalino. Ora andiamo avanti a lavorare insieme un altro giro. Avevamo chiuso il nostro giro, ora dobbiamo entrare nella catenella centrale del nostro aumento, quindi camminiamo coi punti bassissimi, entriamo nella prima catenella con un punto bassissimo, entriamo nella seconda con un punto bassissimo, ops, saliamo con 3 catenelle, separiamo con altre 3 catenelle, entriamo nello stesso punto e facciamo un punto alto. Arrivati a questo punto separiamo con una catenella, entriamo nel punto alto dell'aumento, il secondo punto alto perché il primo l'abbiamo già lavorato chiudendo il giro, e facciamo un punto alto. Eseguiamo una catenella di separazione, entriamo nel punto alto del giro sottostante con un altro punto alto e lavoriamo così tutto il segmento. Catenella, punto alto, catenella, punto alto.
la catenella dove trovo la catenella del giro sottostante e il punto alto dentro il punto alto del giro sottostante. E ho lavorato l'ultimo punto prima dell'aumento del giro sottostante. Ora lavoro una catenella ed entro nel punto dell'aumento con un punto alto. Eseguo un'altra catenella ed entro nella catenella centrale delle 3 dell'aumento sottostante facendo l'aumento. Quindi un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Eseguo una catenella ed entro nel secondo punto dell'aumento del giro sottostante con un punto alto. Dopodiché ci troveremo davanti l'archetto di una catenella del giro precedente, entriamo con un punto alto e vado avanti a lavorare punto su punto, un punto alto per ogni punto alto che ho del giro sottostante fino al prossimo aumento. Ho lavorato l'ultimo punto alto che avevo a disposizione del giro sottostante, ora trovo l'archetto, entro con un punto alto, dopodiché trovo il primo punto dell'aumento del giro sottostante, entro con un altro punto alto, faccio una catenella di separazione, salto una catenella di base, entro in quella centrale dell'aumento e ci faccio un altro aumento, un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Dopodiché vado a lavorare una catenella e un punto alto per ogni punto che ho a disposizione del giro sottostante. Catenella dove ho la catenella e punto alto dove ho il punto alto. Ecco che sono arrivata al punto dell'aumento, quindi entro nel punto dell'aumento con un punto alto, eseguo una catenella, salto una catenella di base, entro in quella centrale e faccio l'aumento, un punto alto, 3 catenelle, un altro punto alto. Faccio un'altra catenella, entro nel secondo punto alto dell'aumento del giro sottostante con un punto alto. Trovo subito dopo l'archetto formato dalla catenella di separazione e faccio un altro punto alto e vado a lavorare punto alto su punto alto fino al prossimo aumento. Ho lavorato l'ultimo punto alto, adesso mi ritrovo l'archetto, eseguo un punto alto, entro nel punto del giro sottostante, quello dell'aumento, eseguo un altro punto alto, faccio una catenella di separazione e vado a chiudere il giro con un punto bassissimo. Ed ecco che comincia a prendere forma. Adesso andremo avanti a lavorare così fino al punto, alla misura che abbiamo deciso di fare la nostra maglia. Io ho lavorato per 13 giri, questo è l'effetto della manica, cioè a rete, e questo è l'effetto del davanti o dietro. Ora andrò ad unire il raglan. Ho chiuso l'ultimo giro con un punto bassissimo, salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, eseguo un punto alto, eseguo un punto alto a metà, filo sull'uncinetto, vado a prendere l'altro angolo, entro nell'aumento, eseguo un altro punto alto a metà e chiudo il punto. Faccio un altro punto alto, entro nel primo punto alto che ho a disposizione, faccio punto alto e dopodiché vado a lavorare tutti i punti che ho a disposizione a punto alto. Quindi punto alto su punto alto fino al prossimo
scalfo manica. E sono arrivata all'archetto, entro, lavoro con un punto alto, entro nel punto alto, faccio un altro punto alto, entro nell'aumento, eseguo un punto alto, di nuovo entro nell'aumento, eseguo un punto alto a metà, prendo l'altra parte dello scalfo della manica, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, eseguo un altro punto alto, mezzo punto alto, pardon, e chiudo tutti e due i punti alti. Entro di nuovo nell'archetto dell'aumento e faccio un punto alto e vado a lavorare il punto alto successivo. Entro nell'archetto subito dopo, lavoro un punto alto e vado a lavorare punto su punto fino alla conclusione del giro. Una volta chiuso il giro andremo avanti per la lunghezza che ci serve, che abbiamo deciso della maglia in base a quello che vogliamo ottenere. Ci vediamo alla fine. Ed ecco che ho finito il corpo della mia maglia. Ho lavorato in tondo per 41 giri e ho già fatto anche una manica. La manica l'ho lavorata tutta a punto rete, guardate che meraviglia che è sto punto, e ho finito poi dopo alla fine con 2 giri di punti bassi in modo da dare questo sbuffo. È veramente bellissimo. Ora vado a iniziare l'altra manica. Ho già fatto il nodino iniziale, entro in un punto a caso, prendo il filo, faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle e saranno il mio punto alto. Dopodiché eseguo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto successivo. Ricordiamoci che la lavoreremo tutta a punto rete. Faccio di nuovo una catenella di separazione e sono qui dove c'è la giuntura dello sprone. Entro in un punto alto, uno di quelli che troviamo di traverso, entro e faccio un punto alto, una catenella di separazione. Qui troveremo un altro punto alto di traverso, perché dove abbiamo unito il raglan, entro nel punto alto e facciamo un altro punto alto, la catenella di separazione, e ci ritroviamo a lavorare punto rete su punto rete. Ops, qui devo fare un punto alto, non un punto basso. Ok. E si va avanti a lavorare così. Punto alto, catenella di separazione e punto alto. Ogni punto alto deve essere lavorato su un punto alto del giro precedente, e dove troviamo una catenella faremo una catenella fino alla lunghezza che desideriamo, 3/4 lunga. Dobbiamo stare attenti però che le maniche siano uguali, cioè gli stessi punti che ho montato di qua li devo avere di là, gli stessi giri che ho fatto per una manica li devo avere anche per l'altra. Ci vediamo alla fine della manica. Ed ecco che ho finito l'ultimo giro di punto rete. In totale ne ho fatti 29 e vado a lavorare gli ultimi 2 giri di punti bassi. Quindi ho chiuso il giro, salgo con una catenella, entro nello stesso punto di base e lavoro un punto basso. Salto l'archetto della catenella, salto tutta la catenella, entro nel punto alto successivo e faccio un punto basso. Salto la catenella che ho subito dopo ed entro nel punto alto e faccio un punto basso. Lavorerò ogni punto alto un punto basso, saltando tutte le catenelle del giro precedente. Ho lavorato l'ultimo punto basso, salto la catenella così come ho fatto per tutto il giro e vado a chiudere con un punto bassissimo il giro. Un po' complicato da prendere. Una volta chiuso col punto bassissimo, salgo con un'altra catenella
entro nello stesso punto di base, faccio un punto basso e vado avanti a punti bassi per tutto il giro e dopodiché avremo finito la nostra manica. Ed ecco il lavoro finito. Io sono molto soddisfatta di questo progetto, mi piace tantissimo e spero che piaccia anche a voi. Come sempre vi ringrazio per essere stati con me, per avermi dato la vostra attenzione e vi ricordo inoltre di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora già fatto e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ricordo inoltre che sono anche su Facebook e su Telegram. I link ve li lascio nel box informazioni. Ciao a tutti!